Benvenuti a Lisbona, città collinare, famosa per gli azuleus, per il fiume e per gli iconici tram. Oggi faremo un viaggio nel tempo per scoprire la storia di questo trasporto collettivo così indispensabile per la città. Io sono Fabiana, un'architetta italiana che vive a Lisbona da tanti anni e questo è Lisbona Giro in Giro, il programma che ti invita a scoprire storie, curiosità e misteri di una splendida capitale lusitana. Prima di iniziare, non dimenticare di mettere un like e iscriverti al canale per non perderti altri contenuti sulla storia fantastica di questa città. Ed ora partiamo alla scoperta dei tram della Carris di Lisbona. Nella seconda metà del XIX secolo, Lisbona assiste ad un grande boom demografico. Ne abbiamo già parlato nel video dedicato ai cortili e ville operaie. Oltre alla necessità di aumentare l'offerta abitativa, si rende necessario aumentare anche i pochi trasporti collettivi esistenti. Fino agli inizi del XIX secolo, i trasporti erano appannaggio delle classi più benestanti. Nel 1834 compare a Lisbona uno dei primi mezzi di trasporto collettivo, l'omnibus, una carrozza con una capacità fino a 15 passeggeri, trainata da una o due pariglie di cavalli. L'anno successivo venne creata la Compagnia dei Trasporti Omnibus, che operava tra Lisbona e le cittadine nelle vicinanze e anche su due percorsi fissi all'interno della città. Una curiosità. L'utilizzazione del termine omnibus, dal latino per tutti, per designare un tipo di trasporto pubblico che serviva a diverse persone, ha origine all'inizio del XIX secolo in Francia. All'epoca si trattava di un'idea rivoluzionaria, infatti, come abbiamo visto, i veicoli precedenti, come per esempio le carrozze, erano appannaggio delle classi più benestanti. Quando il concetto fu esportato in altri paesi, il nome omnibus rimase in molti luoghi. Nel portoghese brasiliano il termine subì una semplificazione fonetica e grammaticale, passando da omnibus a onnibus, ed è utilizzato ancora oggi per designare gli autobus. In Portogallo, invece, con la motorizzazione delle viature, il termine utilizzato passa a essere autocarro, più simile, se vogliamo, al nostro autobus. Ma torniamo alla nostra storia. Accanto alla compagnia di trasporti Omnibus, che operò fino al 1865, sono nate diverse altre piccole compagnie di iniziativa individuale che coprivano percorsi specifici. Ed è rimasta famosa quella del signor Eduardo Jorge, detto Usciora, Erpiagnone come si direbbe a Roma, che a fine giornata si lamentava sempre di non aver mai guadagnato abbastanza. Ma è nel 1872 che i trasporti collettivi della capitale lusitana fanno un salto di scala. In quest'anno, infatti, viene fondata la compagnia Carris do Ferro di Lisboa, che installò per le vie della città dei binari che servivano per l'utilizzazione di un carro, anch'esso trainato da cavalli, che usava una tecnologia importata dagli Stati Uniti. Il nuovo carro venne soprannominato dalla popolazione Americano, nome rimasto nella storia della città. Si trattava di una soluzione pratica, ma in realtà poco efficiente nelle strade strette e ripide della città. Le altre compagnie iniziarono a sfruttare i binari installati dalla Carris per le ruote delle loro carrozze, il che portava a frequenti incidenti, ma anche a cause in tribunale mosse dalla Carris stessa, che in quanto proprietaria dei binari si lamentava dell'uso indebito fatto dai concorrenti. È nel 1901 che il primo tram alimentato da elettricità inizia a circolare a Lisbona. È questo un momento di grande sforzo per trasformare la città in una capitale moderna. Sul finire del XIX secolo, l'elettricità era ancora privilegio di pochi e la Carris non poteva appoggiarsi ad una compagnia che fornisse l'elettricità necessaria per i nuovi mezzi.
Quindi, tra il 1900 e il 1901, costruì la propria centrale. Allo stesso tempo, trasformò le strade della capitale in un vero e proprio cantiere per poter creare la struttura necessaria al funzionamento della nuova rete di tram. Così, il 31 agosto del 1901, il primo tram percorse le strade di Lisbona. Pochi giorni dopo, la Carris mise in vendita tutto il suo bestiame. Il cambiamento era avvenuto. All'inizio del XX secolo il tram divenne il principale mezzo di trasporto della città. Le linee si ampliarono e la rete dei tram raggiunse circa 145 km di lunghezza. La Carris era ormai diventata una compagnia di grande importanza che zelava per ogni particolare, non ultimo l'aspetto dei suoi collaboratori. Attenzione, la barba è a posto e il vestito pulito? Così recitava una frase apposta sugli specchi della stazione della Carris. Ad aprile del 1903, nelle stazioni principali venne installata una barberia, dove i funzionari potevano gratuitamente fare la barba 2 volte a settimana ed i capelli 2 volte al mese. A partire dal 1944 la Carris ha creato anche una rete di autobus, rafforzando così quella dei tram. Prima per l'arrivo degli autobus, poi per quello della metropolitana nel 1959 ed anche per l'uso sempre maggiore delle auto private, si annunciava la fine del tram. Tuttavia, complici l'aumento demografico e le crisi petrolifere degli anni 70 del 1900, il tram è riuscito a sopravvivere. Con il tempo però diverse linee vennero soppresse, anche a causa dell'aumento del traffico automobile che difficoltava il passaggio dei tram. Nel 1995 entrarono in funzione i primi tram articolati, che funzionano ancora oggi su tratte specifiche, come la linea 15 che collega il centro città alla zona di Belém. I tram tradizionali vennero rimodellati e venne mantenuto il funzionamento di alcune tratte, come la famosissima linea del 28 che collega il cimitero dei Piaceri a Martim Moniz, passando per alcune delle zone più conosciute della città: Bairro Alto, Chiado, Baixa, Alfama, Grassa. Dagli anni 90 Lisbona ha iniziato a riscoprire il valore culturale e storico dei suoi tram. Oggi sono un simbolo della città, amati sia dai residenti che dai milioni di turisti che visitano Lisbona ogni anno. I tram di Lisbona non solo sono un mezzo di trasporto, sono un pezzo vivente della storia della città e ogni viaggio è un'opportunità per rivivere il passato e apprezzare il presente di una delle capitali più affascinanti d'Europa. Tuttavia, la grande curiosità dei turisti per i tram porta alla sua utilizzazione non come mezzo di trasporto pubblico, bensì come attrazione turistica. In alcune linee, in particolare quella del numero 28, i turisti fanno tutto il percorso andata e ritorno per vivere l'ebbrezza del viaggio ed ammirare il paesaggio. Questo però porta ad un sovraffollamento dei mezzi e a lunghissime file per poter accedervi. Frequentemente i residenti locali non riescono più ad avere accesso a questi mezzi di trasporto, che sono gli unici mezzi pubblici che collegano alcune zone. E ti svelo un segreto: puoi provare l'esperienza del viaggio in un tram d'epoca e conoscere le diverse tipologie di veicoli esistiti visitando il bellissimo museo della Carris, senza necessità di fare lunghe file. E se l'episodio di oggi ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un like e di condividerlo con qualcuno a cui potrebbe interessare. Ti aspetto alla prossima, quando parleremo di un altro dei trasporti essenziali nella storia di Lisbona, gli ascensori.